Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Quando inizia la felicità? Di domande, nascite e rinascite. È un'opera affascinante di Gianluca Gotto che invita i lettori a esplorare le profondità della loro esistenza. Il libro affronta temi universali come la ricerca della felicità, il significato della vita e le esperienze trasformative che ci plasmano nel corso del nostro cammino. Gotto si presenta non solo come autore, ma anche come guida che accompagna il lettore attraverso un viaggio interiore, dove domande fondamentali diventano strumenti di crescita e riflessione. Ogni capitolo del libro è una tappa di questa esplorazione, dove il lettore è incoraggiato a mettersi in gioco, a riconsiderare il proprio passato e a progettare il proprio futuro. Gotto utilizza uno stile semplice ma evocativo, facendo ricorso a storie personali e aneddoti che rendono la lettura coinvolgente e stimolante. La sua scrittura è pervasa da una profonda sensibilità e una forte empatia, capace di toccare le corde più delicate dell'animo umano. Alla fine del libro, il lettore avrà non solo acquisito nuovi spunti di riflessione sulla propria vita, ma anche una rinnovata motivazione ad affrontare le sfide quotidiane con una nuova prospettiva. In un'epoca in cui la felicità sembra un obiettivo sempre più lontano, Gotto ci ricorda che essa può iniziare da un semplice cambio di punto di vista. La sua proposta è quindi di abbracciare le domande e le difficoltà della vita come opportunità di rinascita. JT, darò i punti chiave di questo libro. Primo, la ricerca della felicità. La ricerca della felicità è un tema centrale in questo libro. Gianluca Gotto esplora il concetto di felicità non come uno stato permanente, ma come un viaggio continuo che richiede introspezione, consapevolezza e accettazione delle proprie emozioni. In un mondo frenetico e spesso stressante, riscoprire la gioia nei piccoli momenti quotidiani è essenziale. La felicità, secondo Gotto, non si trova negli accettabili traguardi materiali, ma piuttosto nelle relazioni, nella crescita personale e nell'apprezzamento del presente. Gli autori di psicologia positiva sostengono che la felicità è una scelta e anche Gotto incoraggia i lettori a fare delle scelte consapevoli. Attraverso esempi pratici e riflessioni profonde, il lettore viene guidato a riconoscere e abbracciare il proprio potere personale per creare una vita più soddisfacente e appagante, sottolineando l'importanza di fare un passo indietro e di valutare cosa realmente conta nella propria vita. Secondo, il potere delle domande. Gianluca Gotto enfatizza il potere delle domande come strumenti di crescita personale. Formulare le domande giuste può aprire nuove strade, favorire la curiosità e stimolare la crescita interiore. Spesso tendiamo ad accontentarci delle risposte preconfezionate, ma le domande possono essere fondamentali per esplorare la nostra identità, valori e obiettivi. In questo libro, Gotto invita i lettori a riflettere sulle domande che si pongono, sull'importanza di interrogarsi e riconsiderare le proprie convinzioni. Ogni domanda rappresenta una porta verso una maggiore comprensione di se stessi e del mondo. Attraverso esercizi pratici e suggerimenti, il lettore impara a fare domande più profonde, a scoprire nuove prospettive e a costruire un dialogo interno che favorisce la consapevolezza e l'autoesplorazione, aiutando a superare le ansie e le insicurezze. Terzo, nascite e rinascite. Un altro aspetto importante trattato nel libro è il concetto di nascite e rinascite. Gotto utilizza queste metafore per illustrare come le esperienze di vita possano portare a trasformazioni significative. Ogni volta che affrontiamo una sfida o una crisi, abbiamo l'opportunità di ricominciare da capo, proprio come un germoglio che riaffiora dopo l'inverno. Questo tema è strettamente connesso alla resilienza. Gli eventi difficili possono fungere da trampolino di lancio per una crescita personale e spirituale. Il libro incoraggia i lettori a vedere le difficoltà non come ostacoli insormontabili, ma come opportunità per imparare e crescere. Gotto racconta storie di persone che hanno attraversato momenti bui e, attraverso la riflessione e il coraggio, sono rinati a nuove forme di vita e di gioia.
Questa visione offre uno strumento potente per chiunque stia affrontando cambiamenti o affronti sfide personali, ricordando che ogni fine è semplicemente un nuovo inizio. Quarto, riflessioni sul passato. Le riflessioni sul passato sono un tema ricorrente nell'opera. Gotto incoraggia i lettori a guardare indietro alle proprie esperienze, non con rimpianto, ma con la volontà di imparare. Ogni evento nella vita, positivo o negativo, ha contribuito a formare la persona che siamo oggi. Attraverso l'atto di riflessione, poter raggiungere una forma di riconciliazione con il proprio passato, comprendere le scelte fatte e le lezioni apprese. Questo processo è fondamentale per liberarsi da fardelli emotivi e costruire un futuro più luminoso. Gotto fornisce strumenti di autoriflessione e scrittura terapeutica che aiutano i lettori a esplorare il proprio dirompente passato con empatia e comprensione. Questo capitolo è prezioso per chi è in cerca di una maggiore connessione con se stesso e per chi desidera progredire e non rimanere intrappolato nei propri rimpianti. Infine, il presente e la gioia quotidiana. Anche se il passato e il futuro sono importanti, Gotto insiste sull'importanza di vivere nel presente. Il presente è dove si svolge la vita e la gioia può essere trovata nei momenti quotidiani, una passeggiata nel parco, una chiacchierata con un amico o semplicemente un momento di silenzio per respirare. Gotto esplora pratiche di mindfulness e consapevolezza che ci aiutano a sintonizzarci con il qui e ora, enfatizzando che il presente è l'unico momento in cui possiamo agire. L'autore presenta semplici tecniche di meditazione e attenzione che possono essere integrate nella vita di tutti i giorni, aiutando a sviluppare una maggiore connessione e gratitudine per le piccole cose. Imparare a vivere nel presente richiede pratica, ma è un passo fondamentale per raggiungere una vita più felice e appagante. Questo argomento è particolarmente significativo nell'era della tecnologia, dove il rischio di distrazione è elevato e dove spesso ci perdiamo nel vortice delle preoccupazioni future. In conclusione, quando inizia la felicità? Di domande, nascite e rinascite. È un libro che può arricchire chiunque stia cercando un cambiamento nella propria vita o desideri approfondire la propria comprensione di sé. È particolarmente indicato per coloro che si trovano in un momento di transizione, che hanno dubbi sulla propria felicità o che semplicemente desiderano esplorare temi di crescita personale e spirituale. Le riflessioni di Gotto offrono una guida per scoprire il potenziale che risiede dentro ognuno di noi e per affrontare le sfide in un modo positivo e proattivo. La bellezza di questo libro sta nella sua capacità di incoraggiare una visione sentita della vita, trasformando le domande in opportunità e le difficoltà in esperienze di rinascita. Inoltre, il libro affronta la complessità dell'essere umano, facendo sentire i lettori meno soli nelle loro lotte e più connessi alle loro emozioni e ai loro desideri. Ogni pagina sprigiona una sensazione di empatia e comprensione, rendendo questo libro un compagno ideale per il viaggio verso la felicità. Leggerlo non solo offre spunti per migliorare la propria vita, ma diventa anche un invito ad abbracciare il nostro viaggio umano con tutte le sue sfide e bellezze. Se vuoi supportare Gianluca Gotto, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.